Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Celsior Institute George Lopez, IGL. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'ha Celsior? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Celsior durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Celsior? Celsior ha un farmaco a base del principio attivo glutatione più mannitolo più acido lattobionico più acido glutammico più idrossido di sodio più cloruro di calcio di idrato più cloruro di potassio più cloruro di magnesio esaidrato più istidina, appartenente alla categoria degli solventi e diluenti e nello specifico solventi e diluenti, comprese le soluzioni detergenti. È commercializzato in Italia dall'azienda Institute George Lopez, IGL. Celsior può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Celsior soluzione per conservazione di organi 4 sacche contenenti 1 litro di soluzione. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Institute George Lopez, IGL. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe C. Principio attivo: glutatione più mannitolo più acido lattobionico più acido glutammico più idrossido di sodio più cloruro di calcio di idrato più cloruro di potassio più cloruro di magnesio esaidrato più istidina. Gruppo terapeutico: solventi e diluenti. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: soluzione per la conservazione degli organi toracici, cuore e polmone, e degli organi addominali, rene, fegato, pancreas, durante il trapianto. Dalla rimozione dal donatore, nonché copyright durante lo stoccaggio, il trasporto e fino al trapianto nel ricevente. Posologia: il metodo esatto di risciacquo dipende dal centro e dall'eventuale rimozione contemporanea di più organi. Il risciacquo viene spesso eseguito in 2 fasi. Il primo risciacquo avviene con l'organo ancora in situ, mentre il secondo si esegue una volta rimosso l'organo. L'organo viene risciacquato mediante una cannula inserita in un'arteria, mantenendo allo stesso tempo una pressione sufficiente a garantire un flusso stabile della soluzione, al fine di ottenere un risciacquo adeguato. In caso di trapianto di fegato, l'albero biliare viene in genere risciacquato dopo l'espianto, prima del posizionamento nel contenitore di stoccaggio e trasporto. Il volume della soluzione di risciacquo dipende dall'organo. Volumi minimi suggeriti: cuore, adulti, 1-2 litri, bambini, 30 ml/kg, fegato, 6-8 litri, polmone, 4-6 litri, rene, 4-5 litri, pancreas, 4 litri, multiorgano, in base ai singoli organi interessati. Il risciacquo deve continuare fino a rendere l'organo uniformemente pallido e l'effluente relativamente chiaro. Istruzioni sull'uso e la manipolazione del prodotto. La sacca nel contenitore esterno protetto d'alluminio contiene sostanze in grado di assorbire l'ossigeno. I contenuti di questa sacca non si devono mischiare alla soluzione. Devono essere usati solo i contenitori, sacca e contenitore di alluminio, integri. Non è necessario filtrare la soluzione prima dell'uso. Monouso. Non riutilizzare. Deve essere fatta un'attenta ispezione visiva sulla torbidità della soluzione. Devono essere usate solo le soluzioni limpide e incolore o leggermente gialle. Devono essere scartate le soluzioni che presentano qualche torbidità, precipitati e contaminazioni. Non è adatto alla perfusione meccanica continua. La soluzione può assumere un colore giallastro durante lo stoccaggio. Ciò non influisce sulla qualità e l'efficacia di Celsior. Dopo la rimozione dello stoccaggio a freddo, 2-8 a gradi, la soluzione raffreddata deve essere utilizzata immediatamente. Non ci sono studi clinici adeguati per l'uso di Celsior nel trapianto di organi nei bambini. Stoccaggio in condizioni di freddo. L'organo viene stoccato a 5-3 gradi in un contenitore sterile delle dimensioni adeguate all'organo. L'organo deve essere ricoperto completamente dalla soluzione raffreddata. Il contenitore di stoccaggio dell'organo deve essere sigillato asetticamente. Il contenitore deve quindi essere posizionato perlomeno in un secondo contenitore.
Quest'ultimo deve essere riempito di ghiaccio, senza però accedere al contenitore di stoccaggio dell'organo, in quanto il ghiaccio può entrare a contatto diretto con l'organo. Assicurarsi che l'organo venga stoccato asetticamente nel suo contenitore, in modo che l'interno del contenitore di stoccaggio dell'organo e il relativo contenuto rimangano sterili. Sigillare accuratamente i contenitori aggiuntivi. I contenitori di stoccaggio devono essere conservati all'interno di un contenitore da trasporto ben isolato. I contenitori di stoccaggio dell'organo devono essere circondati da ghiaccio. I tempi di trasporto devono essere ridotti al minimo. Controindicazioni: ipersensibilità ai, principio, I, attivo, I, o ad una qualsiasi degli eccipienti. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Non adatto per l'iniezione diretta o l'uso endovenoso nel ricevente. Esclusivamente per l'uso nel risciacquo e lo stoccaggio a freddo di organi solidi. Teoricamente è possibile che residui di Celsior, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non vi sono interazioni conosciute se utilizzato come indicato. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Celsior durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Celsior durante la gravidanza e l'allattamento? Non sono stati eseguiti studi con Celsior su animali sulla tossicità riproduttiva, sull'allattamento e assorbimento della placenta. Inoltre non sono stati condotti studi adeguati e ben controllati sull'uso di Celsior, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non pertinente. Effetti indesiderati. Dato che Celsior non viene somministrato ai soggetti riceventi l'organo, non sono previsti effetti indesiderati specifici per la soluzione. Possono verificarsi reazioni di ipersensibilità al principio attivo o qualsiasi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non pertinente se utilizzato come indicato. Se, a seguito di un uso inappropriato, volumi relativamente significativi entrassero nella circolazione sistemica, questo può portare a sovraccarico di volume o anomalie degli elettroliti, in particolare in pazienti con difetti cardiaci o insufficienza renale. In tali casi, deve essere intrapresa una cura intensiva. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Solventi e diluenti, comprese le soluzioni detergenti. Codice ATC. V07AB. Celsior adatto alla conservazione di cuore, polmone e organi addominali per trapianto. La somministrazione della soluzione alla temperatura, proprietà farmacocinetiche non pertinente. Dati preclinici di sicurezza. Studi preclinici hanno dimostrato che non è possibile attribuire al prodotto una tossicità specifica. Elenco degli eccipienti. Acqua per preparazioni iniettabili. Idrossido di sodio 4% per la regolazione del pH. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.